Salve a tutti e benvenuti alla 16ª lezione del corso QGIS per l'ingegneria idraulica. In questa lezione andremo a determinare le statistiche dei sottobacini che abbiamo determinato nella lezione precedente e in più anche le aste fluviali principali associate. Iniziamo determinando le statistiche dei sottobacini. Per fare questo andiamo negli strumenti di geoprocessing e scriviamo statistic raster statistic for polygons, doppio clic. In ingresso mettiamo il bacino DEM. Come poligono invece utilizziamo il subbase shape. Deselezioniamo number of cells, intervallo, somma, varianza e deviazione standard. Lasciamo soltanto il valore della quota minima, della quota massima e della media. A questo punto andiamo a salvare e lo shape risultante andiamo a chiamarlo statistic subbasing. Salva e andiamo ad estrarre. Chiudiamo. Tasto destro e abbiamo il risultato dei nostri 5 sottobacini. Nello specifico abbiamo prima la quota minima, poi abbiamo la quota massima e infine abbiamo la quota media dei vari sottobacini. A questo punto l'operazione successiva è quella di andare a determinare l'asta fluviale principale di ogni sottobacino. Per fare questa operazione dobbiamo semplicemente andare a selezionare il reticolo idrografico, portare questi 4 file, quindi 2 shapefile e 2 raster al di sotto dei file lineari e puntuali, in maniera tale che si veda lo shape reticolo idrografico. Successivamente andiamo a utilizzare la funzione percorso più breve, doppio clic, mettiamo in ingresso il reticolo idrografico e prendiamo il primo punto di partenza, che è identificato dalla sezione di chiusura, e il punto d'arrivo, che è caratterizzato dal percorso idraulicamente più lungo, che nel nostro caso è il seguente. E facciamo esegui. Questa operazione va svolta per tutti i sottobacini, quindi di conseguenza andiamo nuovamente, prendiamo il secondo sottobacino, e selezioniamo il percorso idraulicamente più lungo, che in questo caso è il seguente, facciamo esegui. Successivamente andiamo e prendiamo il terzo sottobacino, punto finale, punto iniziale e punto finale, andiamo su esegui. Infine procediamo con gli ultimi 2 sottobacini, il primo, il quarto, selezioniamo il primo punto e selezioniamo il punto finale, che in questo caso è il seguente, esegui, e infine l'ultimo sottobacino, caratterizzato da una sezione di chiusura che è la seguente e un punto finale che è il seguente. Esegui. Fine. Deselezioniamo il reticolo idrografico, apriamo un gruppo, lo portiamo in alto
lo chiamiamo rinomina asta principale sotto bacino, li selezioniamo e li portiamo all'interno del gruppo in maniera tale che deselezionando il gruppo deselezioniamo tutte le aste principali dei sottobacini. Li abbiamo creati partendo dal primo all'ultimo, quindi questo di conseguenza lo rinominiamo e lo chiamiamo B5. Il secondo lo rinominiamo e lo chiamiamo B4. Infatti è questo. Questo lo chiamiamo B3. B2. Infatti è il seguente. E infine B con 1. Li riselezioniamo tutti, andiamo su proprietà, modifichiamo il colore, ad esempio mettiamo un colore di questo tipo, come larghezza mettiamo 1.5, andiamo su applica, infine facciamo tasto destro, stili, copia stile, simbologia, selezioniamo e andiamo su incolla stile. Come possiamo osservare abbiamo generato l'asta principale di ogni sottobacino. Adesso andiamo sulla tabella degli attributi, tasto destro, apri tabella degli attributi e possiamo osservare che nella prima colonna abbiamo le coordinate del punto iniziale dell'asta principale. La seconda invece riporta le coordinate del punto finale dell'asta principale. Infine, invece, l'ultima colonna riporta la lunghezza dell'asta principale in metri. Chiudiamo. Infine, come ultima operazione, andiamo a salvare i file che contengono le aste principali dei sottobacini. Per fare questo andiamo su tasto destro, rendi permanente, inseriamo il nome, selezioniamo ad esempio la cartella in cui vogliamo salvare il file, che chiamiamo B2, andiamo su salva e a questo punto facciamo ok. In questo modo abbiamo reso permanente il file temporaneo che avevamo generato con l'operazione precedente. Anche per questa lezione è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, inoltre a commentare se avete particolari esigenze e a iscrivervi al canale per supportare questo progetto. Arrivederci e buona serata.